Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere cosa succede nell'amore nei prossimi 7-8 giorni. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, sia che tu abbia una persona in mente, sia che non ci sia proprio nessuno. Quindi per le ragazze e i ragazzi single andiamo a vedere cosa può accadere in questi 7-8 giorni. Allora, vediamo. Prendiamo prima di tutto una carta guida. Gemelli. L'otto di coppe. Qua arriva un cambio emozionale. Ti sei lasciata indietro una situazione emozionale difficile o una situazione emozionale, ti sei messa alle spalle o messo alle spalle una situazione relazionale o emozionale di un certo tipo. Arriva un cambio emozionale per te. 9 di denari. Ti vedo, o hai lasciato indietro una persona che era molto più concentrata su se stessa, sulle sue cose, sulle sue responsabilità, una persona diciamo che non si dava all'altro, e arriva un cambio emozionale, e in questo cambio emozionale ti vedo soprattutto essere pieno del tuo equilibrio psicofisico. Sì, Cavaliere di Denari, ti vedo molto concentrato sul tuo benessere psicofisico, economico e lavorativo, e qua arriva un cambio emozionale. Vediamo un po' di che natura si tratta. Vediamo, amore, cosa succede nei prossimi 7-8 giorni. Gemelli, amore. Gemelli. Quattro di bastoni, 10 di denari. Ti dico, a livello di stabilità, economia, lavoro, famiglia, a livello di stabilità, economia e lavoro va benissimo. Raggiungi la tua stabilità. Mi dicono, mi puntano l'attenzione prima di tutto su questo. Economia, lavoro, stabilità va benissimo. Casa, stabilità, famiglia va benissimo. Ok, vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 10 di denari, 6 di spade, 8 di denari, la forza, 3 di coppe. Guarda, qua mi stanno dicendo ti vedo molto bene sul profilo lavorativo, avrai grossi successi sul profilo lavorativo e riguardanti la stabilità. E mi dicono che ti sei molto concentrata sulle tue amicizie, sulle tue cose, nel conoscere gente nuova, c'è un avanzamento proprio rispetto alla tua energia, alla forza, ne parla dello sforzo e l'impegno che tu hai messo nel lavoro, che metterai, e questo ti porta a dei risultati straordinari per quanto riguarda la stabilità. Non mi stanno specificando su una persona, mi stanno specificando che magari se c'è una persona, io qua vedo una persona che può essere a distanza per lavoro o essere a distanza da te. Forte il segno del leone. Vediamo un po' che cosa mi dicono sull'amore. Energia attuale, cosa succede in amore, Gemelli. 2 di spade, infatti ti vedo non saper cosa pensare sull'amore in questo momento. Ti vedo un po' bloccato in amore, o bloccata, non saper cosa pensare sull'amore, nell'amore nello specifico. Vediamo al positivo cosa succede. La temperanza, vedo comunicazioni con qualcuno, laddove non c'era comunicazione, o comunque sia, vedo comunicazione. La temperanza mi parla di un momento molto sereno e felice che arriva per te, un cambio emozionale che ti porta da una situazione un po' di blocco mentale a delle comunicazioni con qualcuno. Comunicazioni ben aspettate. Vediamo il blocco. Il blocco è Re di Spade, e qua ci sei tu, Gemelli, che tu sia un uomo o una donna non importa. È come se non avessi molta fiducia in amore, non ti vedessi arrivare la persona alla tua altezza, capito? È come se o c'è blocco e silenzio con qualcuno, magari può essere del tuo stesso segno, Gemelli o Acquario o Bilancia, c'è blocco comunicativo, oppure non sai cosa pensare rispetto a una persona che è del tuo stesso segno, o una persona che è magari un po' più fredda a livello emozionale. Vediamo un po' cosa è successo nel passato. 6 di bastoni. Il mondo. Io qua vedo che ti sei messa alle spalle una brutta tappa della tua vita. O comunque c'è una nuova tappa e pieno successo tuo. Allora, qua vedo una nuova tappa della tua vita che aveva a che fare col tuo successo personale, il 6 di bastoni.
ti vedo nel recente passato, negli ultimi giorni o settimane, che ti sei messa proprio alle spalle una situazione un po' difficile, e vedo che hai avuto anche successo in questo recupero di questa tua nuova tappa della tua vita, però nell'amore non sai bene cosa pensare. O ti sei messa alle spalle una relazione, hai concentrato l'attenzione su te stessa, o una tappa con una relazione, adesso non sai cosa pensare rispetto a una persona o rispetto all'amore. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni, ok? Vediamo. Il matto, l'imperatrice, wow, il 6 di coppe. Allora, qua chiaramente arriva un successo per te, ma successi su più ambiti con l'imperatrice e il matto. Successi, te l'ho già detto qua, lavoro, stabilità, casa e famiglia. Io qua vedo col 6 di coppe una persona che ti apprezza, arriva una persona che ti apprezza totalmente, l'imperatrice e il 6 di coppe, venendoti a regalare un'energia preziosa. La comunicazione è ben aspettata. Se c'era silenzio con questa persona, se tu già conosci una persona per esempio, c'era silenzio, io qua vedo che c'è la riconnessione con questa persona, va bene? Però per molti di voi è una persona con cui c'è silenzio adesso ed è una persona che avete conosciuto da poco, per esempio. E vedo che qua questa persona si lancia nei tuoi confronti dandoti energia preziosa. Quindi, ricapitolando, per le ragazze singole, i ragazzi singoli, io vedo 100% questa persona che entra, che vuole darti tutto. Mm? Ti vedo a te un po' così, ma che succede adesso? Per le ragazze invece che hanno già una persona di interesse con la quale non sanno cosa pensare, c'è silenzio, vedo che qua c'è una riconnessione bellissima. La comunicazione soprattutto è ben aspettata, laddove non c'era comunicazione, non c'era una comunicazione sufficientemente esaustiva. Forte il segno dell'Ariete e del Toro, ma al di là del segno è questa l'energia. Ok, andiamo a vedere cosa ci aggiungono i mini tarocchi per i gemelli. Per molti di voi vi mettete alle spalle una persona con cui c'è silenzio, l'ho già detto, no? Comunque questo è il senso, il matto, proprio volate via verso un'opportunità importante per voi, che vi dà maggiore stabilità, l'imperatrice. 2 di spade, energia attuale. 10 di bastoni, vedi, non sapete cosa pensare, o c'è silenzio con una persona, la situazione è un po' pesante, non avanza in amore. Vediamo la temperanza al positivo. Re di spade, qua ci sei tu, oppure una persona del tuo stesso segno, oppure una persona che lotterà per avere un'ottima comunicazione con te, per intendersi con te. Vediamo questo re di spade. 4 di denari. È pur vero che tu non ti apri facilmente, oppure qua c'è una persona che non si apre, va bene? È fredda, non si apre e tu decidi di lasciarti andare, e qua c'è un'altra persona. Vedi, non comunica a livello emozionale. Paggio di coppe. Vediamo che è successo qua nel passato. Il mondo 6 di bastoni. Il mondo 6 di bastoni. 8 di bastoni. Qua tu ti sei messa alle spalle una tappa della tua vita e hai voluto andare avanti, ok? Vado avanti, mi apro, l'energia si muove, ok? Vediamo un po' questo matto. Il paggio di bastoni, qua vedo una persona molto interessata a te, molto interessata a te, corteggiamento, l'imperatrice, il 3 di spade. Qua c'è una persona che ti toglie da una situazione difficile, come per dire, vedo una persona con grande interesse in te, buona comunicazione. Rispetto a una brutta tappa con una persona, la mancanza di comunicazione con una persona, vedo qua una persona che ti apprezza totalmente con l'imperatrice. Vediamo il 6 di coppe. O che vuole rimediare a un blocco comunicativo, 3 di spade. 6 di coppe. Asso di spade. Assolutamente vedo nuovi inizi, comunicazioni, un'energia preziosa che viene condivisa.
incontro, vedi 4 di bastoni, qua ci sei tu, gli amanti, arriva una persona alla tua altezza comunque qua, Vediamo un attimo qual è l'energia, la tua energia, gemelli, nei confronti di questa persona. Paggio di coppe, tu sei aperta a questa persona o aperto? Vedo anche a te con un'energia amabile nei confronti di questa persona, di corteggiamento. Vediamo l'energia di questa persona nei tuoi confronti. 3 di spade, ok, sei una persona che già conosci, questa persona è molto pentita perché non ha compreso il tuo valore e qua vedo che c'è una riconnessione con questa persona perché comprende perfettamente il tuo valore, con un'ottima comunicazione. Se è una persona nuova, io qua vedo che questa è una persona che non se l'è passata bene in amore, ma adesso che incontra te, in questi giorni, è qualcosa di meraviglioso, ok? Allora, andiamo a vedere che cosa ti dice questa persona. Aiutami, ti prego. Questa è una carta che ha a che vedere col fatto che questa persona aspetta un tuo cenno. Aspetta un tuo cenno. Di sì o no. Vediamo ancora cosa ti dirà. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Questa è una persona che si rende conto che magari, se è una persona che già conosci, di essersi comportata un po' in modo particolare, silenzio, o non averti dato ciò che meriti, oppure è una persona che ti darà tutto ciò che meriti, perché c'è l'imperatrice qui, quindi una persona che viene da un momento di difficoltà emozionale, ti incontra e si apre la meraviglia. Sa che tu sei ciò che merita e tu saprai la stessa cosa, ok? Vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta. Ops. Cosa ti dice l'ultima carta? 2 di bastoni, assolutamente apertura di cammino. E te l'ho detto anche qui, apertura di cammino, ok? Cioè, apertura, finalmente l'orizzonte, ok. Vediamo cos'altro ti dicono gli oracoli. Pronti? Scambiarsi i doni. Non è per voi. Allora, qua c'è, io ti dico, si è pronti ad avere un nuovo equilibrio. Arriva qualcosa di meraviglioso. Questa carta non è per voi, ha a che fare col fatto che se c'è questa persona nuova, arriva adesso o è già arrivata e tu stai pensando a una persona del passato con la quale non sapere cosa pensare, quella cosa non è più per voi. Dite no al vostro passato, vi aprite a questa energia meravigliosa. Se una persona che vi chiede scusa non è per voi quello che ha compiuto, va bene? Amami quando lo merito meno. Io vedo che qua viene ridata la possibilità di parlare per ristabilire un'energia preziosa. Se è una persona nuova, io ripeto, il non è per voi, è una persona con la quale tu ti troverai perfettamente a tuo agio, non è per te tutto quello che hai vissuto prima, va bene? Fammene mettere un'altra, appunto, qui ed ora è uscito, sì, qui ed ora arriva questa cosa che ti ho detto, d'accordo? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.